Giovinotti belli belli, buon pomeriggio e buon giovedì 10 agosto 2023. Tra tutti i filmati che vi ho fatto, di una cosa che non vi ho mai parlato, di una cosa a cui io tengo molto, è questo qui. Vedete? Questo è un quadro che raffigura il mio paesello. Il mio paesello si chiama Domo, è nelle Marche, quindi è una frazione di Serra San Quirico e si trova a pochi chilometri dal Grotta di Frasassi, a 430 metri sopra il livello del mare. È un piccolo paesino di cui io sono molto legato, benché non sono nato lì riposa il mio bisnonno Eugenio. Io sono nato qui in provincia di Latina, ma mi sento molto legato a quella terra e in occasione della festa rurale che si tiene ogni anno a Ferragosto andremo su, così con l'occasione vi faccio vedere sia il paesello sia quello che c'è intorno al paesello, vi faccio conoscere delle persone a cui tengo molto e più vi mostrerò quello che accade nel nostro paesello a questa festa rurale che è giunta alla sua 45esima edizione qui nel 2023. Quindi seguiteci, perché a questo video io tengo molto. Buon pomeriggio a tutti. Allora sono le 3:15, stiamo per partire per Domo, dobbiamo percorrere 301 km, circa 3 ore e 49 di viaggio, qui mi dice Waze. L'arrivo è previsto intorno alle 19:04, 05, 19:10 e niente, comincia questa nostra avventura di 4-5 giorni. È breve avventura marchigiana, ma per noi è sempre una cosa spettacolare. Giovinotti, allora stiamo andando a Domo, il traffico, stiamo sull'autostrada, siamo quasi all'uscita di Orte, mancano 12 km, riprendi la strada Antonella, sta andando tutto quanto bene, fra breve faremo una sosta di servizio per poi riprendere. A dopo. Ciao Giovinotti! Allora signori, eccoci qui, siamo alla prima tappa, siamo alla fine della salita della Somma, così chiamata, quasi alla fine. Questa è la salita della Somma sull'autostrada e ci troviamo al bar ristorante Belli, che è una nostra tappa fissa, noi ci fermiamo sempre qui. Il tempo di prendere un caffè, una tortina alle ricciole che qui è molto caratteristica e si riparte per Domo. E qui già la natura come cambia. Seduto. Ecco la tortina alle ricciole. Seduto. E il caffettino che ci prendiamo. Spartacuccio. Vedo l'acqua, Spartaco. Scendi giù. La tortina merita, Vabbè, noi mangiamo e poi riprendiamo il viaggio. Saluti. Ed eccoci qua, siamo quasi all'uscita per Serralta, che ci poi porterà a Domo. Allora signori, ci siamo. Adesso vi faccio vedere quello che noi vediamo ogni volta che veniamo a Domo. Allora, questa è la strada che ci porta a Domo. Domo ancora non si vede. Ci siamo quasi. Qui c'è una icona della Madonna, qui sulla destra, la potete vedere, eccola qui. E subito dopo andate qui, ecco laggiù, quello che voi vedete è Domo. Siamo arrivati nelle Marche, siamo arrivati a Domo. Buongiorno e benvenuti a
Domo, la mia Domo. Domo come ad agosto del 2023. Guardate che spettacolo. Ho fatto negli anni diversi video di Domo, ma mai un vlog, e adesso vi porterò in giro con me qui per le vie di Domo. Domo, il centro storico è qui. Invece qui si sviluppa l'area, quest'area qui si chiama Margao, dove ovviamente c'è il campo sportivo e si svolge la festa. Questo è il circolo Acri, circolo Acri, è il punto di incontro di tutti, diciamo, del paese, di quel paese. Questo è il circolo di Domo, è il punto di incontro del paese, un luogo a me molto caro. Eccolo qui, vedete, questi sono i colori di Domo. Questo è un disegno fatto da una ragazza di 16 anni qui del posto spettacolare. Questo è il punto di incontro. Questa è Maria Luisa, una cara amica che gestisce qui il nostro circolo Agri. Venite a Domo! Questa è la ex posta e questa è la strada che poi porta qua giù al cimitero, vi farò vedere dall'alto, non andiamo al cimitero. Questa era la sede della vecchia farmacia, se di fronte al circolo, che abbiamo avuto anche una nascita. Quest'albero che vedete qui è il piantamaggio, che è un'antica festa e tradizione. Ed è una pratica, una festa che si fa a maggio, una pratica pagana. Questa è l'entrata, abbiamo le scalette, abbiamo ben 4 entrate. Queste le scalette, questo è l'archetto storico, poi ci sono altre entrate video che non si vedono. Passiamo per l'archetto storico. Stamattina è trafficata. Questo è il torrione ancora ben conservato, l'unica torre, perché Domo era un castello. Questo è un palazzo degli Amico ristrutturato. Di qui si va al dicevo, di qua giù ci si va al giro di tutte le mura. Invece questa è l'entrata storica, questa è ancora un'entrata antica. Questa è l'entrata, una delle entrate più conservate, sino di questo palazzo. Questo palazzo si affaccia sia di qua che sulla via interna ed è meglio conservato. Questa è nominata, questa qui, vedete, questa rialzata più grande, è la porta del morto, dell'Umortu, perché qui praticamente chi moriva dentro il castello non veniva fatto uscire da questa porta, perché vi era una credenza popolare che diceva praticamente che si faceva uscire qui per non far rimanere intrappolate le anime di chi moriva. Oggi c'è un po' di traffico che si sta svolgendo la festa rurale, la 45esima festa rurale di Domo. Sono entrati, le porte erano così piccole, vedete, non sono altissime, erano così piccole perché in caso di attacco i cavalieri a cavallo erano costretti a scendere dal cavallo, dovevano entrare qui dentro. Questa è l'osteria del castello. Qui dentro era una zona, un convento. Questo è l'archetto, dove qui, questo qui, è il simbolo della famiglia Chiavelli, Chiavellini, anzi Chiavelli, che praticamente furono i signorotti padroni di questo borgo. Questa invece è la torre
dove io usualmente uso stare la sera, che si affaccia, diciamo, su Apiro, che è quella lì. Quella è la Ribba di Rodorscio, che c'è tutta una leggenda. Questa è la visione che si vede da qui. Questo qua giù che si vede qua giù è il cimitero. Questo è un angolo di uno scorcio che mi piace molto. Questa è la piazzetta, questa è un'altra casa medievale, questa è la piazzetta interna, e adesso vi faccio vedere il paesino è molto piccolo, molto raccolto. Allora, tenete conto che una parte, questa parte qui, è crollata qui negli anni, nei secoli, un po', diciamo, la mancata manutenzione, un po', diciamo, le guerre che ci sono state, perché dopo ha fatto la guerra con Castellaro e Castelletta e hanno portato, benché vincitrici, hanno portato degli squassi. Poi sono stati anche vari terremoti, qui. Allora, vediamo un po'. Queste sono le viette interne, questo è un altro accesso. Questa diciamo via delle mura, ecco anche qui, vedete, questa è una casa diroccata, dentro al centro storico, e qui praticamente, anche qui, la strada finisce. Qui c'erano altre costruzioni, c'era un muro perimetrale, che ora non c'è più. Questa, qui si va alle vie interne, un po' di via che vi farò vedere. Questa è sempre quella casa che è diroccata, e questa è una delle altre entrate di Roma. Guardate qui, questi sono 1, 2, questa è la terza entrata, questa è la quarta. Guardate che balcone, guardate. Questa è la quarta, si entra qui. Qui si arriva alla casa, quella diroccata che vi ho fatto vedere adesso. Invece qui è il centro storico. Questa casa qui è una casa, anche questa medievale, vedete le scalette come si usa una volta. Per curiosità, questa parte qui era del mio bisnonno una volta. Questa è la via che porta alla mia abitazione. Qui c'è una parte nuova, una parte conservata perché hanno ristrutturato. Questa è l'altra entrata, che va sul piazzetto che ho fatto vedere prima. Questa è l'altra piazzetta interna col piantanaggio che vi ho fatto vedere, con la chiesa nuova. Questa è la casa del prete.
La chiesa nuova la faccio, se non ce l'ho messa la faccio vedere. Questo è il campanile che suona ogni quarto d'ora. Qui siamo sempre sulla piazza principale di Como, qui è un balconcino che affaccia, queste piante andrebbero tagliate, che affaccia, diciamo, sul Duomo. Questa è la prima entrata che vi ho fatto vedere, le scalette, dove generazioni e generazioni di indomiti domati hanno giocato, hanno corso, sono saliti e sono scesi. Questo è l'altro, diciamo, primo girone delle prime mura, ma poi c'è il secondo girone. Domo al suo monumento ai caduti. Ecco qui, dovrebbe essere un attimino pulito. Ma è questo. Questa è la strada che porta a Certine e giù dai Medici, dove abitavamo noi, e qui comincia il secondo girone, che poi praticamente è il perimetro delle mura. Ciao. Questi sono i bagni pubblici, questi sono le scalette che poi portano su al muro, chiusi. Tenete conto che qui l'età media è molto elevata, quindi molti servizi sono chiusi. Ecco, qui si comincia la camminata intorno alle mura. Vedete qui tutta una parte crollata, non c'è più questa parte qui, che adesso vedete che riparte un muro qui dietro la curva. Guardate che spettacoli. Se tenete conto che siamo a circa 20 km dalle grotte di Frasassi, capirete voi quanto è bella questa cosa qui. Ecco, queste sono le mura. Vedete? Queste sono le mura più esterne del castello di Como. Vedete, è uno spettacolo. Vi porto a fare una passeggiata con me, ma Domo si può dire che è finita, non è che qui. Queste sono delle panchine per contemplare. Domo ora è piccola, non ha mai raggiunto le 500 persone, ma è stato comune in un'epoca particolare. Aveva il priore, aveva il consiglio di 40 anziani, aveva la beccaria, aveva il forno, che per l'epoca non era così scontato. Ecco qui, queste erano le prime case del perimetro esterno. Qui ci affacciamo, qui sopra ci affacciamo, l'ho fatto vedere prima io, sulla piazzetta dove c'è la chiesa vecchia. Qui c'è la panchina dove io la sera mi soffermo a contemplare il paesaggio. Queste sono case ancora conservate, nonostante i terremoti, nonostante tante cose. Questa è una casa del vecchio mulino, lo potete vedere qui dalle macine che ci sono. Ecco, questo è il vecchio mulino da dentro. Vedete? Le vasche di raccoglimento, dove il macchinario antico
intoppi in un tetto. Qui si sale. Questa è la vecchia scocciatoia che porta al cimitero. Su questa via sono tante leggende, qui di sotto si dice che questa stradina ci si incontrassero le streghe, credenze popolari. Questa è un'altra visuale di Duomo vista da sotto. Le aggiorno. Ciao, buona giornata. Altrettanto. Come centro storico, Duomo finisce qui. Poi c'è la parte esterna, che è molto vicino, vi porta a vederla. Questa era il vecchio emporio, qui c'era un negozio che svolgeva funzioni di emporio, appunto un negozio che vendeva carne, verdura, vestiti, tutto, c'era anche il telefono. Questa è la via che porta sulla festa al Margao, al campo sportivo. Questa è la prima casa esterna che troviamo. Qui giù abbiamo il forno e la farmacia. Queste sono le case popolari. Questo è il forno Serini, uno dei forni più buoni qui della zona, che serve non solo Duomo ma anche i paesi qui vicino, che oggi è chiuso perché è Ferragosto. Eccolo qui. Questa è la farmacia. E qui di fatto si conclude Duomo. Qui in fondo si arriva a Duomo. E adesso vi faccio vedere una curiosità. Vedete questa casa qui? Questa casa qui attualmente è dei medici che ci sono loro, ma questa era la casa antica dei Ferretti. I Ferretti abitavano in questo casale più antico. La mia famiglia ha origine qui, era la prima casa di Duomo, venendo da Serra San Quirico. Lì dietro c'è Serra San Quirico, sì, a Serra San Quirico, e lì c'era la mia abitazione. Il mio bisnonno, i miei nonni, mio padre hanno abitato lì, i miei zii, stavano tutti insieme. Questa qui sotto è chiamata località Certine, fa parte sempre di Duomo. Ecco qui, questa è la strada che porta al campo sportivo, detto anche il Margao. Qui sopra una volta non c'era nulla, si facevano le fiere in quest'area qui. Qui si sale, è tutta in salita. Come vedete qui è tutto preparato perché si sta svolgendo, come ho detto, la 45esima festa rurale di Duomo. Ecco qui. Questa è la pista da ballo in acciaio, la nuova pista da ballo in acciaio. Queste sono le case più in alto. Questo qui si giocava a tennis, a calcio. Qui c'erano le altalene e i vari giochi. Lì Duomo centro storico, come era una volta. Siamo già pronti? Siamo per dire che siamo pronti. Io sono venuto qua alle 6:30. Inizia. Poi da qui ci sono le scalette. Il profumo. Eh sì, qui c'è un odorino oggi stamattina spettacolare. Questa è la via che parte da Duomo, dall'incrocio lì dove sta il circolo, e va su
appoggio San Romualdo, ossia alla Porcarella, ma anche alla Madonna della Grotta e quant'altro. Siamo sposati da Andrea, con Arianna, con Kira, con lui. Si lamenta che ho fatto C'ho la metamorfosi. svariati filmini sul Duomo, ma è ovvio, io sono originario di qua. Ti ci piace qua però, amore? Tantissimo. E allora Sì, ho capito. ogni filmino a sé. Dovresti fare un putpurri di tutti quelli che hai fatto per vedere come è cambiata nel nel tempo. tempo. Beh, un pochino è cambiata. In alcuni c'è addirittura aperta sotto vicina. Esatto, che era l'emporio che vi ho detto prima. Sì. Questa è la casa dei miei zii, specialmente questa scaletta mio zio e mia zia ci passavano i pomeriggi interi seduti qui a fare le famose sedute. Queste sono altre scalette che portano giù sotto. Qui c'era un bar e qui sopra una pellicceria. Buongiorno. Ed ecco che torniamo qui in piazza, qui dove c'è il movimento dei Caturi. E niente, Domo finisce qui, quindi interrompiamo qui le riprese. Questo è Domo 2023. E niente, ci vediamo alla prossima. Se vi piace mettete un like, iscrivetevi al canale. E anche voi avete visto Domo a Serra San Quirico, ancora venite a trovarla, eh? Esiste anche un gruppo Facebook che si chiama 6 di Domo Se, cercatelo, iscrivetevi. E questa è la chiesa. Questo è un dono della città di Aprilia, quando ci fu il gemellaggio con Domo. Allora, giovinotti, ci troviamo al santuario della Madonna della Grotta. È un santuario che si trova vicino a Domo, che noi siamo molto devoti, è fuori dalle rotte turistiche, è immerso nella natura, è una cosa di spettacolare, adesso lo farò vedere. E praticamente qui i miei nonni, i miei bisnonni ci venivano in pellegrinaggio a piedi da Domo, che staranno 4-5 km in salita, e venivano qui. È una cosa molto suggestiva, è un luogo a me caro. Ci sono anche altri luoghi cari come la Madonna di Loreto, ma che non riuscirò a farvi vedere forse in una futura occasione. Guardate dove è in mezzo, guardate dove siamo.
in mezzo ai boschi. È una cosa spettacolare e niente, io da quando ero bambino ogni volta che vengo a Domo prima tappa è qui. Sì. Il 18 maggio del 1958 questa chiesetta, questo santuario della Nonna Schelerotta fu inaugurato. Ogni famiglia dei comuni qui intorno, delle frazioni qui intorno, diedero il loro piccolo contributo e tra questi anche la mia famiglia che veniva da Domo. Faccio vedere Ferretti Augusto e famiglia dietro il loro contributo di 500 lire, che non era tantissimo ma ancora poco, per proprio l'istituzione di questa grotta. Rientrano. Cesare Urbino è bellissimo. Allora ci troviamo in Ancona, come dicono qui, e ci stiamo recando al Passetto. Il Passetto è la zona più turistica. Questo è il mio papà, questa è la mia mamma. Il cane? E questa è Antonella. E il cane. E questo è Spartaco. Ecco qui. Come dicevo, stiamo andando al Passetto, che è la zona turistica di Ancona, anche se il porto con il Lazzareto, anche altre
è altrettanto turistica e vi farò vedere adesso. Bello qua, oh. Ed ecco il passetto, questo è il monumento, si attraversa. La persona che sta... Io corro perché c'è il cane che mi tira. Non vede qua, non vede qua, Stiamo andando nella parte dove si affaccia sul mare, quello lì è l'ascensore che porta giù di sotto, dove sta una sorta di porticciolo. Quello è l'ascensore, Che so? Si stanno ristrutturando, stanno facendo le scale nuove. Fuori storia. stanno a rifare le scale. Qua c'è la veduta. Da qua. Guarda che mi se c'è mica un piccolo, ¿Te parece muy lejos? Ecco il passetto. No, tómalo de acá. Lo reduce. qua non abbiamo fatto il bagno. Sì. E qui abbiamo fatto il bagno. E lì la spiaggetta quella lì, piccolina. No, non so. Lì sotto ci abbiamo fatto il bagno. Spettacolare, E poi lì c'è la spiaggetta piccolina, è ancora più bello là. Perché qui sono tutti sotto sono tutti scogli. Ma c'era quella. Tu l'avevi più al ristorante, io non mi ricordo. Io non me lo ricordo. La vedi, stanno arrivando tutta, vedi? Non l'ha. Quando che stavo da solo al marchio avevo 10 anni, non stavo in ferie. Quella è la riviera del Conero. Sì, questa qua giù la riviera del Conero. Ma lì è stupendo, guarda là. Non fa tutto il Allora, giro quando qua. ci venivo io, c'era la riviera. Si vede che era pericolosa. Non si vedeva. Se qualcuno cascava sotto. Qui si vedeva. Vedi? Sono gli ascensori. I dettagli sono tutte quelle grotte che dicevi, da qua arrivano tutto laggiù. Già qua sotto ci stanno. Io rimango qua, senti che aria. Quelli che da parte di zio non si vede ancora. C'era uno scoglio a mezzo al mare. Mazza, vedi che belle lunghe. Voglia là. C'era uno scoglio qua a mezzo e stava quasi in direzione di quello scoglio. Prima hanno ristrutturato parecchio, tesoro. Quella non c'era per esempio per scendere, visto? Sì, c'era. Quella? Sì, sì. Ma se ne passavamo di qua? No, che sono sicuro. Ma da là? Buongiorno a tutti, buon sabato. E oggi ci troviamo a Gradara. A Gradara è un bellissimo borgo con castello che si trova in provincia di Pesaro e Urbino, ai confini con la Romagna.
molto storico, c'è un castello, eccolo qui, No, io ero venuto per dire. bellissimo. Stavate laggiù. Sì, perché abbiamo questo Dico, come vado un attimo a vedere lo stadio? Gli ho detto, mi dietro. E ora andiamo a visitare. Dove sta il bagno? Non Gli ha lo detto sa. di stare qua dietro o qua. Qua dietro? Così ha detto. Ah, vedo. Qui si fanno i biglietti, eh? Sì, ho visto. Non vedo. Paghiamo. Sbagli questo video. Sta qua. Gli ho dato così. La prendi? Conservato alla grande. Il farfalle dalle 18:30 è fatta foglia. Primo lui che appagava, adesso ce la famo. Sì, sì. Siamo dentro la rocca. Ponte levatoio. Sono pure bene, 9 euro a Venezia una bottiglia. Scusa, non è che cioè fresco. Vedi? Il fossato. Questo è il passato, no? Quello dove si buttava l'olio. Questo qui dove si buttava l'olio. L'olio, sì. In casa sedia. Il famoso Ponte ponte levatoio. Tenuto. Poi conservato benissimo. Ma come si fa? No, aspetta, sta come? Stiamo in una foto. Sta fare la foto. Stiamo facendo una foto. Attenzione al violino. Penso che all'epoca c'erano gli ascensori. Cos'è questo? Ci viene indietro, l'hanno coperta, l'hanno coperta.
Che cosa? Ricorda molto come è fatto quello che siamo andati a vedere. Entrata. No, lì è l'uscita. Questo lo vedi all'uscita. Ricorda molto quello che siamo andati a vedere, Massimo. Ah, di qua, l'entrata. C'è scritto entrata. Allora. Aspetta. Allora, andando su al primo piano, che è il piano io dirò originale o originario. Originario vuol dire sta qui da quando la testa, Sforza o Bellarole hanno commissionato questa cosa. Originale vuol dire l'ingegnere è arrivato, ha comprato questa Savonarola, questo mobile, è comunque dell'epoca delle famiglie che ci vivevano. Vedete, se ne sono spiegato. Tesori, andiamo di sopra. Quindi vuol dire che la scala è stata. Lo Stato vende al privato, il privato acquista, riavveda, quindi i mobili non li tocchiamo perché molti di questi sono alto antiquariato, il privato ha finito i soldi, adesso mi faccio pagare tutti. Però avevo una cosina molto importante, avevo una collezione privata di armi, i numeri non sono i costi, neanche le date, i numeri, queste arrivano da Roma perché poi io le ho vendute, sono state finite da Roma, quindi come andare in biblioteca della catalogazione, ok? E quando ritorneranno a Roma sapranno già dove sistemarla grazie al numero della catalogazione. Sì, sono in prestito perché più di 10 anni fa ho fatto una mostra sulle armi nubi e Umberto Campiettori se ne sono andati via tutte, eccetto queste che sono rimaste. Allora, cosa è successo? Lui ha venduto le sue armi e a quel punto ha racimolato il gruzzoletto e ha pagato tutto e tutti, lasciando Porret Le Mort nel 1928, all'età di 60 anni, ha lasciato il castello per voi adulti, usufrutto per la moglie Alberta, però nel frangente negli anni 30, e lei è morta nell'83, ecco perché vi ho detto che fino a 40 anni fa era una proprietà privata, però negli anni 30 è successo qualcosa, questo lo vedevo anche in fondo. Oh, ma le cartoline ninja esistono ancora? Qualcuno ha visto le cartoline? Noi le abbiamo viste. Visto? Perché all'epoca era così. Questo che cos'è? Una palestra, mettevi in questo spazio.
No, ma forse è quella visibile. C'è praticamente qua. Parce qu'on a fait une événement, ça va faire ça. Le viol est très coutumier. Sì, ho frequentissimo il château. Ah oui, il y avait pour le droit, c'est l'entrée où tu avais coincé les gens entre les deux portes. Tu pouvais tu leur envoyais de l'huile, là, tu tirais dessus. C'est rare d'avoir encore ce système où on voit. Ouais, mais ça c'est bien. Non mais là, tu n'avais pas toute l'entrée. Quoi? Mais c'est entre les deux. Il y a la grille. Ah Tu vois la grille là. Le but c'est justement de coincer. Les gens qui, pendant que le pont se remontait, il y avait des gens qui allaient la passer au-dessus. Ouais. Antonella sta spiegando. La lettura della storia d'amore tra Lancelotto e Ginevra si abbandonano alla passione di un grande amore e Gian Giacomo. Questa è la stanza degli E Già sei qua, hai già preso tutto. tutto. Uccise di spada e due avanti. e nascono tutti i cervetti. C'era la botola. Qual è la botola? Quella lì. Che ha fatto questa botola? E lui si deve scappare, lasciava le lì. Mi sto facendo vedere tutto il castello, eh? L'hanno rifatti, no? Sì. È freddo. No, nel senso proprio del centro, dove sto la pianta fontina. Questo è il forziere, no? Il forziere della morte, la passaporta della morte. Madonna. Sì. Ah, quella non passa di qui. Sì, devo passare da qua, prima poi vedere una cosa. Sì, poi dovremmo ripassare qua per andare su però. Non so se sul terzo nome. Dove stanno le Sì. Quando noi siamo saliti per qua c'era la scala però che andava su. Tu voglio vedere. No, quella dice uscita.
stasera Questa dove stavo prima, questa davanti. La mappa già la vedo. Ecco, sì, ma è la mappa della città. Non è qua. No. Poi subito fuori, quando questa qua, dietro c'è delle tenuto. poi ho conservato benissimo. Ma conservato no, aspetta, sta a fare come? Stiamo in la foto, sta a fare la foto. Stiamo facendo una foto. Attenzione al gradino. Non penso che all'epoca c'erano gli ascensori. Cos'è questo? Quanto? Ci viene indietro? L'hanno coperta, l'hanno coperta. Quelli che entrati in quelle escono stasera da qui. Mamma poi gli racconta tutto. Non li bagni lì, vero? Uno dove ormai è così, tu. Chissà qua sotto dove vai. Qua ti vedere. È uscita, ecco dietro ci deve essere il boschetto dei due innamorati. Queste quelle macchinette che danno la cosa ed è gratuito. Che cosa? Le macchinette queste che danno l'acqua, danno 60 centesimi. Dai, 2,20 €. Ma qua ci Sì. la scala per mettere le telecamere a casa? Vai forte. Vabbè, ma il camminamento è solo quello in realtà. Massimo. Tornando avanti? E ti saperei 1 milione anche più. Cerchino degli ulivi.
stare qua. Volevo uscire. Pietruzzi ammette. Sì, però quanto durano? Poi ci ho messo una vita e tutte le ho già rotte. Qui? Allora, il camminamento sarebbe qui. Vabbè, passa tutto. È tutto al sole, sinceramente non va. E non è luglio, perché? La via del re, perché si chiama così? Dice che la sera, ogni sera alle 19 ci sono spettacoli continui musicali. Poi via del re dice poco. Ragazzi, Bobo, questa è la chiesa del Santissimo Sacramento del XVI secolo, 1500. Ti mettono queste chiese da osteria. Certo. Ti mettono queste tende da... Aspetta qua. Mettono le luci da osteria. E qui sì, è la gabbia dove si mettevano i condannati al pubblico ludibrio. Notare che c'era anche cose per agganciarli e tirarli su e farli morire di sete e di fame. Il pozzo di San Patrizio. Qui c'è il pozzo degli innamorati. È vuoto, cioè c'è l'acqua ma è rasa. Questa è la nostra, non è la È finto. Trenino. È un pozzo finto. Buongiorno giovinotti, oggi è domenica 13 agosto, ci troviamo ai piani alti di Monte San Vicino, dove possiamo godere di questa spettacolare veduta, e laggiù in fondo, queste montagne qua giù in fondo che oggi c'è foschia e non si vede, è il massiccio del Gran Sasso che siamo stati nell'altro filmato che poi potete vedere, che è a 101 km da qui. Qui siamo nelle Marche, nel mio paesello, come sapete, e vediamo il Monte Gran Sasso, che diciamo è il monte che segna la parte più vicina a noi. Qui c'è Antonella, c'è Spartaco come sempre, e qui c'è al pascolo tanti buoi, tante mucche. Siamo molto alti, oltre 1100, ma adesso dopo vi dico anche l'altezza esatta, non me la ricordo, ma a breve ve lo dico. Come vi dicevo, ci troviamo sui piani alti di Monte San Vicino, l'altezza, la quota qui è di circa 1480 metri, quindi siamo belli alti. Giornata calda, è pieno di grilli, quando camminiamo per terra è pieno di grilli. Qui è una postazione dove si lanciano per fare il parapendio, e questo è quello che si può ammirare da qui. Peccato che c'è foschia. Vedete, è proprio un punto di lancio perfetto per poi magari atterrare in quei campi laggiù che si vedono. Guardate che vallata. Laggiù, queste qua giù sono delle pale eoliche. Se state belli alti. Qui c'è molta gente, perché qui ci approssimiamo a Ferragosto, qui è un luogo dove si viene a fare il picnic. Qui sotto volevo farvi vedere, c'era un altro, proprio sotto il monte c'è un'altra vallata che non ci si può andare oggi perché stanno organizzando per le tende che
ci si mettono a fare il camping e bassa notte di Ferragosto lì dai ragazzi, che è una cosa spettacolare. Allora, adesso vi faccio vedere la cima del Monte San Vicino, che ci si può arrivare, ma toccherebbe fare una camminata a piedi di oltre 30 minuti e non abbiamo mai il tempo materiale e non siamo neanche equipaggiati per farlo. Ecco, qui su, non so se vedete c'è una croce, quella è la vetta del Monte San Vicino, è il monte che qui nella zona è più alto di quello non c'è, e distingue proprio la zona qui della Gola della Rossa e dei Castelli di Jesi, dove vi invito ad assaggiare il vino verdicchio. Qui fanno un verdicchio un po' particolare, molto buono, proprio tipico DOP dei Castelli di Jesi. Buongiorno e buon lunedì 14 agosto 2023. Ci troviamo in un posto che abbiamo scoperto, che ci hanno indicato degli amici, che si chiama Forra della Valle Scappuccia. È una cosa un po' particolare. Qui tra l'altro stanno ripopolando il nibbio reale che si sta estinguendo, ed è un percorso molto particolare di cui ora vi farò vedere l'entrata. Si trova ecco qui si sentite il CAI, Valle Scappuccia a 10 minuti, Gengano alle 20, ma per chi è preparato. Buongiorno. Buongiorno. Ecco qui, sentite che fresco, cioè, sentite, non potete sentire che fresco. Questa è la Forra della Valle Scappuccia, sembra stare in un Kenya. Bisogna stare molto attenti che si rischia di cadere. Guardate qui, che spettacolo. Abbiamo la parete tutto intorno, qui si apre. Abbastanza tortuoso, Guarda qui dove dobbiamo camminare. No, io non ci andrei lassù con Spartaco, non ci andrei. Perché? Ho paura di incontrare animali poco. Che animali incontravo? Qua stanno lupi. Ah, voi che piana Sì, lo sai che. tirare i sassi. Al lupo. Certo, hanno paura, si allontanano. Metti 10 minuti, quindi non so fin dove arriva. Metti 10 minuti, si arriva a qualcosa. Alla Valle Scappuccia, penso una valle. Ma, cioè, questo mi sa che è tipo un torrente. Esatto. Vero? Sì, sì. Eccolo qua, è un torrente. Si sale.
quando vi parlo dei miei sentieri, no? Ecco cosa intendo. Questi sono i miei sentieri. Allora, perché prima ho fatto quel commento? Perché in particolar modo quest'anno c'è stata una invasione, così dicono, di lupi. Qui ci sono stati lupi, sono visti molti lupi che hanno attaccato animali e quant'altro, cinghiali, tantissimi cinghiali, ma in ragione che è giorno, che quando si va in campagna si deve far casino perché ci dobbiamo far sentire, non dovremmo incontrare nessuno, in teoria. Però se nel camminare vi munite di un bel bastone, che poi rilasceremo qui, perché nella natura non si parlerà nulla, meglio così. Questa è la salita, 10 minuti per raggiungere cosa? Vedremo. Guardate che natura. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Sentite che pace. Sbrumato mi sa, Ma qua mi pare sempre, ripeto, un gredo di un fiume secco. Per il ciotolane. Ragnatele. Era quello, ecco. Mi arriva a sta valle. Vedo che è aperto laggiù. Dove? Di là, vai di là. Sì, sì, qua attraversiamo il fiume e riprendiamo il sentiero. Il sentiero parta qua, tu devi venire qua. Solo perché dovrebbe mettere qualche segnetto in più, A parte che qui basta seguire il sentiero. Poi arrivi al fiume. Sì. Quindi Poi è pure là. l'inverno è impraticabile. E si risale da qua. Sì, sì. Beh, se vieni attrezzato no. Noi siamo venuti attrezzati, ecco come siamo attrezzati. Mai venire così, Ma questo c'è 10 minuti dovrebbe essere passati, bisogna dire loro che intendono Per 10 minuti. per 10 minuti, a che velocità. Oh, stiamo a camminare più stiamo. Oppala. Aia, i spini. Mi fa così, cioè le persone li utilizzano. Sto facendo le riprese. Cosa fa? La gioca, Oh. la motta, Qui si chiude, l'operatore. qui si chiude, si passa di qua. Mi sa. Oh. Oppala. Ma un altro? No, è cascata. Fa rumore qua, basta, c'è sta pure qualche vipera, ma le vipere solo stanno al sole, Oh. No, questo è quello. Oh. Mamma mia. Oh. C'è sto sentiero ancora qua. Non avevo preso il tempo. In mezzo alla natura, sommersi dalla natura. Allora signori, cosa è successo? Che praticamente nel camminare abbiamo visto che il sentiero prosegue, si inerpica lassù. Siamo ben oltre 10 minuti a passo svelto che abbiamo tenuto, quindi siccome non siamo attrezzati, faccio vedere Antonella come sta? No, appunto. Anch'io, come sto? Ci ritornavo attrezzato. E senza cane. Esatto, abbiamo deciso di tornarci
ecco, senza cadere, di tornare Pieno di lupi, più attrezzati. Io intanto mi sono segnato mi sono geolocalizzato per vedere, perché qui non c'è assolutamente segnale telefonico, quindi mi sono segnato la mia posizione satellitare in modo tale che appena torna il segnale mi geolocalizzo, vedo fin dove ero arrivato e quanto manca a questa fatidica Valle Scappuccia, se mai una Valle Scappuccia c'è, se abbiamo imboccato il sentiero giusto. Quindi torniamo indietro piano piano. Comunque è bellissimo, abbiamo scoperto un luogo, uno dei tanti che dobbiamo tornare a, tra virgolette, ecco qua, tornare a visionare con più calma, ma soprattutto più attrezzati, con pantaloni lunghi, scarponcini da trekking, racchette, noi abbiamo anche le racchette, bivacca al seguito, magari una bottiglia d'acqua, un panino, un cortellino di sopravvivenza, un po' di roba che io ho quando vado a fare queste mie escursioni su questi sentieri. Vabbè, non vedi che. Vediamo un po', un secondo, che vi dico una cosa. Allora, un secondo, un po' importante sempre geolocalizzarsi, come qui, quindi sappiamo che il nord è lì, sappiamo che il sud è lì, quindi il nord è qui, sappiamo quindi che l'ovest è qui, quindi il sole tramonta qui e nasce qui, anzi più o meno qui, quindi il sole si muoverà in questo frangente. Poi se non avete strumenti come questi nuovi tecnologici, esistono, e io li ho, strumenti cartografici, ecco la mattina un mazzo, strumenti cartografici, strumenti bussola, una bussola, bisogna imparare a fare delle triangolazioni, perché è facile uscire dai sentieri del CAI, mio zio è capitato, si è perso una volta su un monte, dopo 3 giorni è tornato, va bene, e dopo aver camminato chissà quanto. E siamo tornati al punto di entrata. Per oggi questa escursione termina qui, e con la ripromessa di tornarci quanto prima. Benvenuti a San Vittore. Ciao il sole qua, ciao il sole negli occhi. Io metto. Porta il maresciallo. Piano, vengo. Ancora già fatto proprio niente, non è fatto. Questo è il comune di San Vittore, dove ha questa chiesa particolare che ricorda quelle inglesi, quelle nordiche. Se neanche sembra di stare nelle Marche qui. Guardate che ballata. Se è aperta ve la faccio vedere.
tutte queste chiese, queste abbazie sono state edificate dai templari che qui venivano a rientro dalle crociate e trovavano ospitalità, perché in realtà i templari non erano così ricchi come si crede. Guardate che parchetto. Questa è la parte laterale. Ecco la parte posteriore. C'è un cancelletto che si ritorna alla parte anteriore. Poi altanella. Tutto molto caratteristico. Qua no, sì. E questa è la gola dove all'interno ci sono le grotte dei Frasassi e il tempio di Baradio in questa gola qui. Allora, come vi dicevo, oggi è Ferragosto e documenteremo anche la festa che ci sarà qui. Questo è il programma, già la festa è in atto da qualche giorno, ma oggi c'è una mostra delle moto, c'è una rievocazione storica della festa rurale. Questo è il programma. Siamo giunti alla 45esima edizione e come vi dicevo quest'anno vi documenteremo questa giornata, lo vedete qui nel video, ma ogni anno è diversa, ogni anno ci sono cose nuove, giochi nuovi, iniziative nuove, gruppi, si balla, si mangia, prodotti tipici locali, molto particolare, e tra cui c'è anche la rievocazione storica, quindi da non perdere. Allora, come prima iniziativa abbiamo la mostra delle moto, che adesso vi faccio vedere, moto da cross, storiche, che sono bellissime, e ve le faccio vedere. A tiro singoli, ma non troppo impiccati sulle piante, le persone, è una roba, guarda. Tutti stand, ognuno si tiene qualche cosa. Guardate che modo, queste non si trovano più, questa poi è anche ancora una Zundap. Una Montesa.
Va finire che finisce, invece ho visto altri paesi, cioè si mette tutte le magliette uguali, capito? A parte tutto quanto, fa tutto quanto molto. Io faccio la foto. Allora, iniziamo le riprese del giorno di Ferragosto, qui 2023, e questo è il primo figurante della festa di Como, della festa rurale, e sarebbe la fattucchiera. Una volta c'erano le fattucchiere, no? La strolica. Notare, togliamo il malocchio all'epoca. Vedo, prevedo, Entra. prevedo, ma non prevedo. Ecco qui altri personaggi della festa rurale. Tutte con gli occhi chiusi. Questa era la locanda, la locandiera, Ecco la locandiera. Eccoci, col sorriso. vino, gioco delle carte. Ci vuole la straccetta. Oste! Vabbè, oste! A bere! Qua si gioca a carte! Stai cantare! Quale bere? Che sei trovata? Ma chi è che deve giocare? Che bere, oh! Ma chi è che deve giocare? Chi deve giocare a calcio? Chi deve giocare? Ah, è Mosappato, no? Dai la mano, dai! Chi è che mi dà la mano? Ma chi è che deve giocare? Piero che gioca. Ne manca qua. Dai! Già vi fermate al lavoro? Dobbiamo terminare! Gira, dai. Il lavoro nei campi non aspetta! Sì, ma giurare per il giro paese. Questo lo mettiamo qua. Non rompere quelle che mi serve. Luigi, tu sei puntino. Io vado con padrona! Tu sei puntino prima. Ciao. Ciao! Questo sarebbe? Questa è la bottega di una volta. Si vendevano le stoffe, i bottoni. C'era la bilancia di una volta, il registratore di cassa. Le riviste. Poi dentro tutta la merceria. Le spagnolette. La stanza che utilizziamo nella parrocchia per... No, fatevi pagare per ogni foto. Come no? Magari. Bravo! Dico! Ma metti, che è poco. Quello che è, Nico? Obietto cavallo. Cavallo. Dico male, ha piovuto. Quello che vuoi tu, disegna per esempio un sole lo sai disegnare? Sì, oddio, prendi un po', disegna un bel sole. Bravo, wow, vedi quanto è bravo Joele? Bravissimo, bravissimo. E invece Bianca, vieni Bianca. Bianca scrive il nome. Che cosa vuoi disegnare tu? La luna, la sai disegnare la luna? Sì, allora disegna la luna vicino al sole. La lumata. No, adesso parli in basso. Se andavano a tagliatelle. Come la buttiamo?
La differenza è che adesso lo fa un curante. Poi che ci disegniamo? Una mamma? Disegniamo anche una mamma? Signora, l'abbiamo fatto 3 volte, un po' l'occhio rimane dell'olio, quindi un po' di malocchio l'abbiamo tolto, però tutto sommato prima sarà allargato completamente. Guarda così, andrebbe ripetuto in fase successiva, un altro giorno, va bene? E quindi... 25. A me pare che vai su. 35, 37, 46. E poi volevo andare ferma! Prese? Sì. Sandro! Ciao! Contro Frappitani, vai avanti tu. No, è il mio. Namo, Spartaco. La telecamera qua, vedi? E andiamo, il cameraman. La voglia. E qui la festa continua al campo sportivo. Adesso ci dovrebbe essere lo spettacolo di Lando e Dino, no, di comici Lando e Dino. Anche quest'anno siamo riusciti a fare la festa non senza difficoltà. Questo è un dato di fatto, però fino ad ora sembra insomma che sia andata bene. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato, a tutti coloro che hanno lavorato, ma non solo nei giorni della festa, anche precedentemente per la realizzazione della stessa. Vi voglio dire il programma di questa sera, anche se penso che lo conosciate. Fra 5-10 minuti ci sarà l'esibizione dei simpaticissimi Lando e Dino e poi abbiamo il piacere di avere con noi il bravissimo Francesco Simoncini che ci ha fatto appunto questa cortesia di venire a cantare. Ed ecco, qui la festa prosegue, adesso questa sera ci saranno canti, balli e si concluderà
E si conclude anche questa mia vacanza qui a Domo, e quindi questa è la Domo 2023 vista da me, e niente, vi invito a venire qui a visitare questo magnifico paese. Vi lascio l'ultima volta sul mio scenario, sulla mia torre preferita. Questa qui è Copramontana, Questa è Apiro. C'è un detto che dice Domo, tondo, Ficana, che sarebbe Copramontana, lungo, e Apiro che gli gira tutto intorno. Al prossimo video, un abbraccione.